ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, quale potere magico stai per manifestare? Quindi ognuna di noi ha dei poteri particolari, del talento, dei talenti, dei potenziali, tutti, che grazie alle sfide della vita vengono forgiati. Tali poteri, tali attitudini, potenziali e talenti. Allora, oggi andiamo a vedere quali, eh, quali talenti potenziali, quindi quale potere magico stai per manifestare. Ok? E poi andiamo a vedere cosa ci dicono i maestri attraverso le carte. Potete sentire anche più di una variante e lasciatevi sempre ispirare dalla vostra intuizione. Video sempre valido dal momento in cui lo guardi. Oggi abbiamo la rosa, l'arcobaleno e l'unicorno. Quindi ragazzi miei, lasciatevi ispirare dalla vostra intuizione che è foriera del vostro potere magico. E partiamo dalla prima, la rosa. Allora, la mettiamo qua e vediamo quale potere magico stai per manifestare. Allora, iniziamo. Vediamo un po'. Quale potere magico stanno per manifestare le mie ragazze? Quale potere magico? Quale talento, attitudine, potenzialità, grazie al lavoro spirituale che fanno? Vediamo un po'. Per la variante della rosa, quale potere magico stai per manifestare? Quale potere magico stai per manifestare? Vediamo un po'. L'alchimista, trasformazione del piombo in oro. Sapete che gli alchimisti trasformavano il piombo in oro, ma soprattutto è una trasformazione della coscienza, ossia dall'emozione più bassa del piombo all'emozione più alta dell'oro della coscienza, l'oro. Quindi stai trasformando le tue emozioni più basse in oro, vedendo le cose non più come sfida, ma come opportunità. Stai facendo delle tue esperienze l'opportunità che si cela dietro. Quindi trasformazione di motivi e di obiettivi primari nella saggezza aurea. Ragazze mie, questa è una carta a bomba, sei proprio un mago, una maga. La saggezza aurea, cioè hai colto dalle tue esperienze avute fino a questo momento l'opportunità e hai forgiato un'arma spirituale importante che è quella di trasformare tutto il negativo in positivo. Il più grande potere magico che ha alla base di tutti i poteri è proprio l'alchimista, la trasformazione del negativo in positivo, cioè la dualità viene trascesa nell'oro della coscienza. Wow! E andiamo di più ad approfondire quest'alchimista. Ancora, il potere magico che stai per manifestare. Cosa ci dicono i maestri alla luce di questa meravigliosa carta dell'alchimista? Stai studiando molto, è studiante, stai studiando molto una conoscenza della realtà invisibile e visibile. È bellissima questa stesa. Umiltà e devozione per la conoscenza, volontà di stare apprendendo tutta la vita. Cioè, è come se mi stanno dicendo quale potere magico stai per manifestare, la trasformazione del negativo in positivo. Stai studiando molto dentro e fuori di te, stai studiando dentro te stessa, no? Conosci te stesso e conoscerai il mondo e gli dei. Scusami, e concepisci la realtà esterna come un prodotto della tua interiorità. E sai che tutta la vita è così. E hai uno straordinario entusiasmo di fare questo che ti sto dicendo. È una stesa bellissima. Ancora, cosa ci dicono gli archetipi? Ancora quale potere magico stai per manifestare? Il poeta, wow, stai sublimando tutto ciò che è. Il poeta ha proprio la capacità di portare in metafora tutto ciò che non è descrivibile in parole. Sappiamo che quando noi iniziamo a parlare di cose spirituali o più elevate rispetto alla realtà 3D, siccome il nostro linguaggio è fatto per accomunarci e parlarci nella realtà 3D, per intenderci, quando iniziamo
ad avere una coscienza più espansa e quindi ad andare in quarta e in quinta dimensione, le metafore ci vengono in aiuto. Tu attraverso la poesia delle metafore riesci a tradurre perfettamente ciò che è nell'invisibile. Esprime la visione interiore dell'anima attraverso un linguaggio simbolico. Guarda ragazzi, è una stesa bellissima, il potere magico che stai per manifestare ha a che fare con la tua grande conoscenza interiore che traduce all'esterno tutto il negativo in positivo. Stai traducendo tutti gli eventi della tua vita, stai riconducendo tutto, collegando i puntini dal negativo al positivo e stai traducendo una visione completamente nuova della realtà che trascende la dualità, ossia che trascende tutto il negativo e porta a vedere tutto in positivo, cioè tutto come un'opportunità. Tutti gli ambiti, eh? Mamma mia che carte ragazze mie, d'altronde hai scelto la rosa. La rosa è proprio l'espressione della bellezza, l'espressione ehm, della poesia. Bellissimo sto messaggio. Andiamo sugli Angelion rispetto al potere magico che stai per manifestare. Che potere magico stai per manifestare? Cosa ci continuano a dire i maestri attraverso gli Angelion? Trasformazione senza nome, astieniti da giudizi ed etichette, non definire, non definisci più nulla, non dai etichette, non dai giudizi. Brave ragazze mie, state lavorando da Dio, guarda. Un'altra? In me Maguagere, wow, come avete studiato bene le mie ragazze, ma anche le ragazze mie che sono all'inizio stanno andando verso questo percorso. In me Maguagere, tu sai che la tua immaginazione crea la tua realtà, le tue immagini, le tue credenze, stai lavorando sulle immagini soprattutto, tu immagini qualcosa, proferisci il verbo e si manifesta, immaginazione, pensiero, gioco, ottimista, sono carte splendide, un'altra? Il vuoto, stupendo. Sei riuscito a fare il vuoto dentro di te. Sei riuscito a fare il vuoto dentro di te, non dai etichette, non dai giudizi, ti affidi con ottimismo alla vita, al gioco, all'esistenza e stai trascendendo la dualità. Cosa vuol dire questo? Dal vuoto al tutto. È stupendo. Veramente un grandissimo messaggio, un messaggio stupendo per le mie ragazze. Guarda, i miei ragazzi, voglio mettere adesso i tarocchi, scusami, gli oracoli della Dea. Rispetto sempre a quale potere magico stai per manifestare, cosa ci dicono gli oracoli della Dea. Sì, io ti vedo, guarda, stai potentissima, potentissimo, la concentrazione. Qua tu fissi un obiettivo e lo raggiungi. Stai lavorando su di te con la concentrazione giusta, stai facendo molti studi esoterici, ma soprattutto interni a te stessa o a te stesso, e ti vedo determinata a raggiungere i tuoi obiettivi, la concentrazione. Qua c'è la dea Artemide che sta per scoccare una freccia. Hai capito che quando sei tornata indietro nella tua vita era solo per prendere la rincorsa, e capisci che quando torni indietro è per prendere la rincorsa per fare un salto ancora più avanti. È come l'arco, no? L'arco si tende indietro, più si tende indietro più scocca più in là, più il suo volo, il volo dell'arco è più lontano. Mamma mia, bellissimo. Ancora potere magico, la generosità. Qua questo potere magico da alchimista, vedere tutto in positivo, l'opportunità ti fa essere molto 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 generosa, ma soprattutto questa è una carta che mi dice che l'universo ti sta regalando delle cose importanti che hanno a che fare con un'abbondanza spirituale. Soprattutto la tua generosità nel dare, nell'aver capito tutto come funziona l'universo, ti sta portando ad essere grata quotidianamente e a ricevere dall'universo generosità proprio per i tuoi sforzi. Cioè i maestri ascesi, il tuo sé superiore ti sta ringraziando della tua concentrazione in quello che ti ho detto, e lo fa come ti dà l'universo, il tuo sé superiore, poi la stessa cosa, i doni, attraverso le cose che tu inizi a cogliere.
più espandi la coscienza, più ti accorgi della generosità dell'universo nei tuoi confronti. Ok. Ancora, quale potere magico stai per manifestare? La compassione. Guarda ragazzi, questa è una stesa veramente da brivido, complimenti a chi ha scelto questa o anche questa. La compassione mi dice che tu sei entrata in empatia con te stessa, no? Compassione viene dal greco il pathos, che significa entrare in empatia prima di tutto con te stessa, con te stesso e anche con il mondo circostante. E questo ti permette di essere grata e ricevere doni e generosità dall'universo. È una stesa bellissima, non chiederei altro. Voglio soltanto vedere con i tarocchi della Dea cosa hanno da aggiungere. Qualche messaggio aggiuntivo. Vediamo da dove viene tutto questo. Da dove viene tutto questo? Prima variante della rosa, da dove viene tutto questo? Cosa hanno da aggiungere i tarocchi della Dea? 7 di coppe, la stella, mamma mia, bellissima questa stesa, gli amanti. Da dove viene tutto questo? Da un grande lavoro interiore svolto grazie all'interazione con l'altro, grazie alle relazioni, grazie alla relazione. E qua si sta manifestando il grande amore della tua vita. Io te lo dico, non so se lo stavi manifestando, se ce l'hai già, perché qua mi sta parlando del fatto che tu col 7 di coppe stai immaginando, ricordiamo questa carta Imme Mago Agere, il 7 di coppe no, l'immaginazione, ben aspettata con la stella, significa stai immaginando il tuo sogno d'amore. Gli amanti. Guarda, ragazze mie, ragazzi, io mi fermerei qui perché è qualcosa di straordinaria questa stesa, veramente. Ti aggiungo soltanto le nostre carte oracolo, lui, lei, che non lasciano spazio al dubbio, visto che mi è uscito l'amore. E questa persona meravigliosa cosa ti dirà? Veramente questa è la persona che lo vuole il tuo destino. La stai immaginando, ci stai lavorando benissimo, o stai manifestando una tua persona del cuore o l'amore in sé, eccolo qua. Il potere magico che stai per manifestare è quello che ti porterà a raggiungere un grado evolutivo pazzesco attraverso la relazione, una relazione integra e appagante proprio come l'hai sempre voluta e ci hai lavorato su. Ok, cosa ti dice questa persona? Wow, non so se è una persona da cui ti sei separata o sta arrivando da te e quando ti incontra non avrà più alcun dubbio che sei tu l'amore della sua vita. Allora, quando ci siamo separati sentivo un vuoto incolmabile a cui non riuscivo a dare spiegazione. Mi sono distratto, ho cercato di riempire in 1000 modi quella sensazione angosciante, ma tutto rimaneva in superficie. Tutto ciò che facevo prima risultava ormai banale. Mi sono sentito impotente, frustrato, inerme davanti a qualcosa che non avrei mai potuto controllare. È un messaggio da brivido. Questa è una persona, se è una persona da cui ti sei separata e ami questa persona, e ti dico che questo è l'amore del destino. Arriva completa questa persona perché ha la vibrazione della tua essenza. Sapete la legge dello specchio, no? Non arriva mai niente fuori che tu non vibri all'interno. Tu stai vibrando molto alto e questa persona vibrerà altissimo. Se è una persona nuova, se tu stai manifestando l'amore, questa è una persona che la vita lo ha portato a fare tante esperienze, una sorta di figliol prodigo, no? Che poi ritorna al padre proprio perché ha vissuto tutte le esperienze anche di penuria, di situazioni egoiche e ritorna al padre completo nella sua essenza, proprio perché ha conosciuto il nero e adesso può andare verso la luce a livello cosciente. È una persona che quando ti incontrerà non avrà alcun dubbio, cioè è lei, punto e basta. Io con questa, ragazze mie, concludo qui. Ragazzi, veramente straordinaria lettura, in bocca al lupo a tutti e a tutte, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che Dio vi benedica. Mua. Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi che hanno scelto la variante dell'arcobaleno, la mettiamo qua, si vede? Sì, ok. Andiamo a vedere quale potere magico stai per manifestare, andiamo a vedere qual è questo dono, questo talento, andiamo a vedere un po'. Allora, quale potere magico stai per manifestare?
Quale potere magico stai per manifestare? Quale potere magico stai per manifestare? Quale potere magico stai per manifestare? Niño huérfano. Il bambino orfano, indipendenza basata nell'apprendere a darsi valore, conquistare la paura di non poter sopravvivere. Allora, guarda ragazze mie, il potere magico che stai per manifestare è uno proprio il radicamento in te stessa che ti permette di sentirti abbondante e fiera di te in qualsiasi circostanza. Mi viene in mente la frase: il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Quindi tu hai sentito un tuo talento in particolare è proprio questo, è proprio quello di esserti sentita esclusa dalla società, esclusa dalla famiglia, esclusa dal sistema, aver percepito un abbandono, aver lavorato dentro di te su quell'aspetto interiore e adesso non hai più paura di darti ciò che meriti. Quindi voglio quello, me lo compro, voglio quell'altro, cioè sei sicura di te stessa. Carta rossa, quindi il primo chakra, il radicamento, il diritto a vivere. Io ho diritto a vivere. Cosa significa vivere? Il miracolo che sono. Io ho diritto a essere il miracolo che sono. E quindi hai vinto la paura di non poter sopravvivere, di non essere, di sentirti sola, di sentirti solo, e quindi questo determina un'acquisizione di radicamento e di potere dove niente e nessuno può intralciare il tuo essere, niente e nessuno ti può disturbare il tuo essere. Questo è un grande potere, l'imperturbabilità. Questo è un grandissimo potere magico. Andiamo a vedere da cosa è seguito questa, scusami, imperturbabilità. Andiamo a vedere cosa segue a questa imperturbabilità. Non ti autosaboti più, saboteadora. Pone in rilievo la tua paura allo sviluppo personale e ai cambi che questo produrrà nella tua vita. Non hai più paura di fare dei cambiamenti della tua vita perché ti sei radicata in te stessa. Quindi se potevi aver sentito una condotta autodistruttiva, autosabotante, non ce l'hai più. Perché la condotta autosabotante veniva dal bambino ferito che è integrato in te stessa, quindi il grande potere magico è di quello del bambino pulito, del bambino non ferito, del bambino che non si autosabota più, cioè dell'adulto che non si autosabota più per le paure, per il bambino ferito che è stato nell'infanzia, ma bensì attua dei cambiamenti con coraggio, primo chakra, con coraggio, dire io sono il miracolo della vita. Io merito ciò che è mio per diritto divino e non mi autosaboto più. C'è una grande interezza qua, bellissimo. Ancora, quale potere magico? Cosa segue a questo? Il Padre. Il Padre è il divino maschile che si è incarnato in te. Cosa vuol dire? Stabilisco i confini rispetto alle mie zavorre emozionali, non le faccio più, non le faccio più intervenire nella mia vita. L'archetipo del padre è l'archetipo del Dio che ti incarna. Dio, c'è il padre e madre divini. Il padre divino è colui che manifesta senza timore di essere. Il Padre Divino che è incarnato in te stabilisce i confini rispetto alle tue zavorre emozionali che ti tiravano giù facendoti autosabotare per il bambino ferito. Sei diventata il padre di te stessa, il padre di te stesso. Che vuol dire il padre? Ossia la luce orientata verso la manifestazione di ciò che finalmente hai sentito di essere, cioè Dio. E qua tu hai avuto il grande potere magico che stai sviluppando, ha proprio a che fare con un grande lavoro interiore sul tuo bambino interiore, a cui hai iniziato a dare ascolto, hai iniziato a coccolarti, hai iniziato a volerti bene, hai iniziato a farti dei piccoli e grandi regali, hai iniziato a definire che tu te lo meriti, e quindi il Padre, il divino maschile, che fa azioni di
darsi amore, darsi ciò che merita, stabilire i confini da quello che non mi piace più, da quello che mi piace, da quello che non mi piace. Non ti autosaboti più, cioè non dai più retta all'ego interno che ha vissuto, ti ha fatto vivere per automatismi, facendoti autosabotare, non facendoti arrivare le cose belle della vita proprio perché c'era la ferita del bambino interiore. Ok? Adesso voglio andare a vedere, d'altronde tu hai scelto l'arcobaleno, no? L'arcobaleno è proprio la fine delle difficoltà inerenti a quello di cui stiamo parlando, all'autosabotaggio. Andiamo a vedere rispetto a questo radicamento in sé, all'imperturbabilità, cosa fa un padre? Difende la propria famiglia, in questo caso il tuo divino maschile interno difende i tuoi confini, non fai oltrepassare più niente che non sia ben voluto da te. E questo è un grande potere, è il potere di comando della tua realtà. Tu hai adesso il potere di comando sulla tua realtà. Non ti fai più autosabotare dalle ferite del bambino interiore. Ok. Wow, andiamo a vedere ancora rispetto a quale potere magico stai per manifestare, cosa ci dicono gli Angelion. Quale potere magico stai per manifestare, cosa ci dicono gli Angelion. Come è dentro così è fuori, resta fedele a te stesso, hai capito che la realtà esterna è il prodotto delle tue interiorità. E adesso sei fedele a quello che ti ho detto. Ok. Trasformazione senza nome, astieniti da giudizi ed etichette, non definire. Hai capito che la realtà esterna è il prodotto della tua interiorità. Di conseguenza stai avendo una trasformazione che va a manifestare quello che ti ho detto. Non stai dando più etichette, non stai dando più giudizi perché hai capito quello che ti ho detto. Un'altra? Shock addizionale, rottura di schemi vril. Allora, stai rompendo gli schemi che hanno a che fare con l'autosabotaggio. Il potere magico che vai a manifestare ha a che fare con, oltre a quello che ti ho detto, la definizione, io sono il comandante della mia realtà, io sono il padrone della mia realtà, ha a che fare con la rottura di schemi. Quali schemi? Quelli dell'autosabotaggio, che sono relativi al bambino ferito, a non saper porre i giusti confini e quindi fare oltrepassare i tuoi confini anche non solo dalle tue zavorre emozionali. Le tue zavorre emozionali si nutrivano di persone che avevano la stessa frequenza e quindi fino a qui si arriva, oltre non si passa. Ok, andiamo a vedere al netto di questo il potere magico proprio che è relativo a questa stesa, ancora di più in profondità. A cosa è relativa questo shock addizionale, rottura di schemi? Cosa si va a integrare? Quale potere magico? La saggia guida, la saggezza. Uno dei tuoi più grandi poteri è la saggezza, in questo momento, che ti guida, la saggezza del tuo sé superiore. Ti guida in cosa? La saggia guida ha a che fare con le esperienze che hai avuto limitanti di quello che ti ho detto prima e adesso segui soltanto l'intuizione che foriera, o meglio scusami, il tuo sé superiore ti manda le intuizioni e tu le segui. Quindi uno dei poteri magici più straordinari che hai integrato è proprio quello di seguire la tua intuizione perché hai capito che ti porta dove devi essere e ti fa stare bene. Ok. Ancora quale potere magico? Il meglio del passato. Allora, interessante questa carta perché tu sai accedere al meglio di quello che è accaduto nel tuo passato e trarre l'esperienza. Questa carta mi dice che nel tuo passato hai avuto tante situazioni di autosabotaggio perché non hai fatto rispettare i tuoi confini, alle tue zavorre interne e alle persone fuori. Allora tu stai facendo tesoro di quell'esperienza affinché non si ripetano più. Ok. Ancora quale potere magico stai manifestando? Accettazione radicale. Questa è la carta che ti dice stai accettando le peggiori guerre che siano successe nella tua vita come
patto karmico affinché tu potenziassi le armi spirituali che hai per definire i tuoi confini. Questa è la carta che mi parla della grande guerra interna e esterna, dove tu hai capito di essere una guerriera, un guerriero, e quelle guerre ti sono servite e ti servono affinché tu possa accettare totalmente il tuo percorso di vita fino a questo momento come volontà dell'anima, farne esperienza e creare il tuo destino glorioso. Quindi, al netto di questo, il grande potere magico che stai per manifestare è l'accettazione radicale di quello che ti è accaduto fino a questo momento nella vita come la grande opportunità di svolta, affinché tu potessi abbattere lo schema dell'autosabotaggio e definire i tuoi confini ed essere il padrone indiscusso della tua realtà. Mamma mia. Mamma ragazze mie, uff. Vediamo un po' ancora con queste quale potere magico stai per sviluppare, per manifestare, scusami. Ma la carta più bella è uscita, il pescatore, preparazioni giunte a buon fine. Allora, qua si palesa la realtà che è finalmente all'altezza della tua maestria. Tutta la preparazione che hai avuto fino a questo momento della tua vita, tutto quello che è accaduto era una preparazione affinché tu, qua c'è un pescatore che prende in una rete tanti pesci, no? Cioè, tutto quello che ho vissuto fino a questo momento hai capito che ti è servito ad avere l'abbondanza che meritavi, cioè a sentirti di meritare tutta l'abbondanza che presto vedrai manifestata, se non già lo stai facendo, Ancora, quale potere magico stai per manifestare? Scusate un attimo. Allora, stavamo dicendo, continuiamo a vedere ancora quale potere magico stai per realizzare, manifestare. Perduti nello spazio e bisogno di essere guidati. Ok, inizierai a sentire la guida interiore, che è il sé superiore, che è proprio il megafono della tua intuizione, della tua magia. Mi spiego, qua mi stanno parlando di una situazione molto difficile che hai dovuto accettare. Accettare la situazione, varie situazioni della tua vita, varie guerre interiori e esteriori, però è tutto finito. C'è l'arcobaleno, va bene? Un'altra. Le stelle nel cielo, possibilità illimitata. Adesso, con questa rottura di schemi, hai una possibilità illimitata di scegliere la realtà all'altezza della tua maestria, ma soprattutto all'altezza dei confini che hai messo. Questo è il mio regno e decido io. Un grande potere decisionale. Va bene? Ok. Andiamo a vedere cosa ci dice, cosa ci dicono i tarocchi della Dea in merito rispetto a quale potere magico stai per manifestare. Cosa ci raccontano i tarocchi della Dea in merito a tutto quello che è uscito? Sì, ragazzi, qua è uscita la regina di coppe. Adesso tu riceverai soltanto. Ricevi grande empatia, intuizione, riesci a comprendere l'altro perché sei riuscito a fare un grande lavoro interiore. La regina di coppe è colei che ha un grandissimo potere empatico, sente qualcosa prima che arrivi. Sente ciò che sta arrivando, sente un grande potere empatico di ricezione e ricettività. Adesso tu ricevi, ok? Ancora? Nonostante alcune paure a volte che tu puoi aver avuto rispetto alle tue sensazioni, qua tu ti sei riconnesso o riconnesso con il tuo bambino interiore sei di coppia e quindi non hai più paura di sentire ciò che senti. Va bene? Andiamo a vedere ancora. Cavallo di spade. Asso di spade, sì, chiaro, chiarezza proprio, il diavolo. Guarda, qua hai distrutto le situazioni tossiche, cavallo di spade, asso di spade e il diavolo. Mi parla anche del potere del verbo usato male, anche no, le cosiddette, la differenza tra benedizioni e maledizioni. Hai sciolto un karma di maledizioni anche familiare e tuo, soprattutto relativo al karma familiare di tuo padre. E quindi questo ti sta portando finalmente a essere libera da quel karma che ti ha dato le armi spirituali affinché tu potessi navigare finalmente nella luce con la tua interezza.
È molto toccante questa stesa, è molto forte, molto molto forte. È proprio bella, ragazzi miei, è commovente, è veramente commovente. Ok, andiamo a vedere ancora rispetto al potere magico che stai per manifestare. Qual è il potere? Cosa ci dicono gli angeli in ultima istanza? Vediamo un po'. Gli angeli, il potere che viene da tutto questo lavoro straordinario che hai fatto. Mettiamo una degli angeli qui e un altro dello sciamano qui. Allora, qual è il potere che stai manifestando grazie a tutto questo? Il grande quadro, vista a lungo raggio. Angelo Aniel ti guida, vittoria sugli ostacoli. Il grande potere magico è quello di avere il grande quadro, cos'è? Vista a lungo raggio, vedi tutto alla perfezione in maniera più ampia. L'empatia della regina di coppe di prima, di saper sentire, di vedere le cose sotto un altro punto di vista, ma soprattutto di vedere il quadro d'insieme e capire perché certe cose sono accadute, proprio perché dovevano accaderne degli altri, proprio perché si doveva sviluppare un tuo talento, un tuo potenziale particolare. Vediamo lo sciamano cosa ci dice. La croce andina adesso ha il potere di saltare qua dentro, che non è né nord né sud né est né ovest, ma in un'altra dimensione. Il tuo potere magico è quello di vedere chiaramente tutto quello che è accaduto e di averne fatto esperienza, integrando i doni spirituali del karma, le lezioni del karma, e fare un salto quantico di coscienza ovunque tu voglia andare. Mamma mia, ragazze mie, io e ragazzi non aggiungo nient'altro, è una stesa bombissima, anche commovente, ripeto, complimenti veramente perché avete superato un ciclo di incarnazioni veramente pesante affinché adesso siete non forti, siete invincibili, intoccabili. Io vi faccio i miei più grandi complimenti, ragazze mie e ragazzi, e concludo qui questa meravigliosa stesa. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Mua. Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi che hanno scelto l'unicorno. Lo mettiamo qua e andiamo a vedere subito quale potere magico stai per manifestare. Allora, vediamo un po' quale potere magico stai per manifestare. Variante dell'unicorno. Quale potere magico stai per manifestare? Vediamo. Quale potere magico stanno per manifestare le mie ragazze e i miei ragazzi della variante dell'unicorno? Quale potere magico? Martirio. L'apprendimento della naturalezza trascendente del servizio a qualcosa o a una causa. Ragazzi, state trascendendo l'ego qua. Qua c'è un uomo in volo con le rose e abbiamo l'unicorno in volo. State trascendendo l'ego. È come se vi state donando al mondo, state donando la vostra essenza, non c'è giudizio, non avete più giudizio, non date più etichette. Cioè il vostro potere magico che state per manifestare ha a che fare con l'ascesa. Cioè come se qua c'è un uomo in volo. Un uomo in volo che significa? Che diventa sempre più leggero, leggero, leggero. Questa carta ha a che fare con il fatto che ne avete passate veramente tante. Siete arrivati al fondo, l'avete toccato per darvi la spinta. E quindi ha a che fare con, mi sta arrivando un'energia potentissima di condivisione della vostra essenza vera senza più alcuna maschera, senza più alcun giudizio. C'è un uomo che vola, no? Alcuni di voi stanno facendo dei sogni in cui hanno fatto dei sogni in cui volano. È proprio sorvolare, andare oltre
le litanie, insomma, quotidiane, la realtà duale, trascendere proprio la realtà duale, sentirsi in un flusso meraviglioso con Dio, col divino, essere guidati soltanto da Dio, dal tuo sé superiore, senza far caso più a niente. Una carta molto potente che ha a che fare con tanti aspetti. Vediamo un po' cosa ci dicono ancora rispetto al potere magico che stai per manifestare. Bellissimo, compagniera, lealtà, tenacia e carenza di egoismo. Cosa vi ho detto qua? Cioè, la vostra compagnia è bramata dagli altri. Avete il potere di guarire. Allora, il potere magico proprio potentissimo, che adesso capisco ancora meglio con questa accoppiata, è quello del fatto che voi anche in silenzio state vicino a una persona e portate conforto, guarigione. Siete leali, tenaci. La lealtà è uno dei poteri più grandi. Tenacia, carenza di egoismo. C'è una persona a fianco a voi, si sente non giudicata, si sente le persone bramano, inizierete a sentire che le persone bramano la vostra presenza. Perché portate guarigione. Siete molto evolute a livello spirituale, ve lo dico con questa accoppiata di carte. Molto, molto, molto evolute. È come se faceste andare le persone in un altro livello di coscienza soltanto con la vostra presenza, anche in silenzio. È come l'unicorno, no? Che è qualcosa di magico, di trascendente, di wow. Ecco, voi fate dire wow alle persone, anche se non fate niente, ok? Se state lì sedute, questo è il senso. Wow, wow, lo dico pure io. Vediamo. Ancora, quale potere magico stai manifestando? Per manifestare? Non ci posso credere, bambino divino. Guarda, ragazze, io qua siete un'anima veramente pura. Bambino divino, innocenza, purezza e redenzione. Seguire la connessione speciale con la divinità, che ti ho detto che stai seguendo Dio e qua me lo conferma, dice proprio seguire una connessione speciale con il divino. Te l'ho detto già qua, mi era arrivata già la tua energia comunque, eh. Guarda, il potere magico che stai per manifestare ha a che fare con il contatto con Dio costante. Segui nel tuo profondo c'è un bambino che non è stato mai intaccato da nessun martirio dell'ego, che ti ha sempre accompagnato, è proprio il bambino dell'unicorno. Non hai mai smesso di credere e di sognare, anche se la tua mente ti ha potuto far pensare il contrario, a volte. C'è sempre stata una sensazione di fede, di fiducia intrinseca nelle tue cellule proprio, che ti permettono di essere... Sei un guaritore spirituale. Guarda, vergine, non ci posso credere. Il mantenere la purezza simbolica di cuore e spirito, mamma mia, guardate come si parlano, no? È una cosa veramente eccezionale. Il tuo grande potere magico è quello di far credere nei sogni le persone, anche la persona più razionale, anche la persona più razionale che credi non ti dia ascolto, basta la tua presenza, non devi parlare, non c'è bisogno di parlare anche con la persona più razionale, basta la tua presenza. E una sola tua parola gli fa fare click. Mamma che bomba! Complimenti veramente, ragazze mie, complimenti veramente. E ragazzi, mettiamoci subito l'oracolo degli Angelion di Sefirion. Vediamo, rispetto a quale potere magico che stai per manifestare, stai per sviluppare. No, sviluppare no, manifestare, l'hai già sviluppato con queste carte. Il salto nell'ignoto, passaggio tra due mondi, coraggio, non voltarti, guarda avanti. Il salto quantico state facendo, ragazzi? Mamma mia, c'ho i brividi. State passando dalla quarta alla quinta dimensione, perché con queste carte siete già nella quarta dimensione, eh? State passando dalla quarta alla quinta, che vuol dire? State passando dalla dimensione del quarto chakra, che ha a che fare con l'amore, la compassione, anche stabilire i propri confini,
sentire la compassione, l'empatia per tutto e tutti, però essendo comunque integri in se stessi, no? Stabilendo i propri confini, attuando il discernimento, questo va bene per me, questo non va bene per me, non significa che è male ciò che non va bene per me, ok? Ecco, questa è la quarta dimensione. State passando dalla quarta alla quinta. Che cos'è la quinta dimensione? La dimensione dell'essere, quinto chakra. Io manifesto me stessa in tutte le forme, non ho più giudizio alcuno di me e degli altri. Cammino per la via, cammino per il mondo in modo totale, con una pace interna inequivocabile. Mi sento all'altezza di Dio, mi sento al suo pari. Bambino divino. Mamma mia, forse è una delle stesse più shock. Ancora, cosa ci dicono gli angeli rispetto a questa magnifica stesa? Lo specchio magico portale, io non ci posso credere. Cioè, quale potere magico stai per sviluppare lo specchio magico portale? Tu cambi la realtà in un istante. La tua realtà esterna si cambia in un istante. Non c'è bisogno di attesa della 3D, si fa in un istante. Stai passando dalla quarta alla quinta dimensione, portale. Non lo so, mi lascia veramente ammutolita questa stesa. Nel silenzio questa stesa si capisce di più. Guardate che vi dico. Nella contemplazione. Ancora, cosa mi hanno da dire i maestri su questa stesa magnifica? Non ci posso credere, guardate che colori ho. Dimensione astrale, interazione con i mondi sottili, antenne. Avete accesso diretto ai mondi superiori. Non è un potere magico, questo è proprio la vostra essenza magica, totale, sono colori bellissimi. Iniziate a vedere colori. I colori sono proprio il mondo oltre, no? Interazione con i mondi sottili, antenne, dimensione astrale. Viaggiate proprio nell'astrale come padroni dell'astrale. L'astrale è proprio cioè mi sta lasciando di stucco questa stessa, ragazzi, cioè sto veramente ammutolita. Percepite tutto, tutto. Siete Dio che cammina. Mamma mia, guarda, voglio mettere le carte della Dea rispetto proprio a questo dono meraviglioso. Io voglio vedere, cambio domanda adesso, perché mi hanno detto tutto, cioè qua c'è tutto. Qual è il dono meraviglioso che state per manifestare al collettivo? Perché siete grandi guide per il collettivo, eh? Ve lo dico e sottoscrivo. Qual è il grande dono che state manifestando al collettivo, state per manifestare al collettivo? L'acqua, wow, il perdono. Voi siete in grado di far piangere le persone, semplicemente con il vostro sguardo. Piangere che vuol dire? E ve lo spiego, piangere in che senso? Anche le persone più razionali. L'acqua mi parla proprio delle emozioni. Siete in grado di mettere in contatto l'altra persona fuori da voi con le sue emozioni profonde. E laddove c'era una stagnazione, voi siete in grado con la vostra presenza o con una vostra sola parola di far fluire quelle emozioni alla persona, far ritornare i chakra a fluire l'energia stagnante. Voi siete in grado di far fluire l'energia stagnante delle altre persone. Siete in grado di farle lasciare andare, di farle fluire. Wow, mamma mia. Molte di voi hanno grossi valori in acqua, lo volevo dire già col martirio, il pesce, un po' come l'appeso, pesci, cancro, scorpione, avere anche Saturno in uno di questi valori, l'ascendente, la luna o Lilith in uno dei valori in pesci, o scorpione o cancro, o anche Venere. Qual è il dono ancora che manifestano al collettivo? La bellezza, mamma mia. Ma chi siete, ragazze mie e ragazzi? Chi siete?
Voi portate la bellezza agli altri, la bellezza al mondo. Siete in grado di far commuovere gli altri con la vostra bellezza. Ah, mi si sta pure incriccando la voce. Siete in grado di far commuovere gli altri con la vostra bellezza. Bellezza a tutto tondo proprio, nella vostra pelle, dalle vostre cellule trasuda un mare di bellezza. Wow. Ancora? Qual è il dono ancora al collettivo? Il passato. Questa carta mi sta dicendo, relativa a tutto quello che è uscito, che voi prima di tutto avete fatto tesoro delle esperienze del passato e laddove c'erano delle situazioni stagnanti, energia stagnante, dei blocchi, avete fatto in modo, guardando tutto come manifestazione del divino, avete fatto in modo di cogliere l'opportunità del vostro passato quando si sono incriccate le emozioni. Ed è questo l'esempio che passate al mondo. Passate al mondo anche la bellezza del passato. Cogliere l'opportunità della bellezza che si è celata nel passato. E vedi il nuovo inizio. Voi fate con gli altri sciogliere le emozioni stagnanti portando bellezza, cogliere il meglio del passato e proiettarlo verso un nuovo inizio del futuro. Ok, ne metto un altro a fianco a questo passato. La verità. Voi avete colto la verità delle cose successe in passato, la verità oltre l'illusione dell'ego e della materia. Voi siete in grado di far accettare la verità pura agli altri, semplicemente con la vostra essenza, non c'è bisogno di parole. E se parlate la vostra verità è qualcosa di agghiacciante per la mente razionale, fate piangere le persone razionali, cioè fate proprio fluire le loro emozioni, portate un gran bene, un gran bene. Ragazzi, io sto di stucco con questa stesa, veramente complimenti, è una stesa straordinaria. Voglio andare a metterci i tarocchi della Dea. Cosa hanno da dire i tarocchi in merito al vostro potere magico? Cosa hanno da dire in merito ai tarocchi della Dea rispetto al vostro potere magico? L'asso di coppe, mamma mia ragazze. Voi siete ragazzi, donate amore a prescindere perché siete amore. Se avete fatto anche nelle vostre frasi, no? I mantra, io sono amore, voi siete diventate amore, cioè lo siete sempre state, adesso lo riconoscete in modo totale. L'asso di coppe è proprio l'amore. Voi siete amore. Voi siete amore. Due di bastoni. L'anziano di spade, avete imparato molto dalle vostre esperienze del passato, siete anche degli insegnanti straordinari nel far comprendere agli altri qual è la verità. Cioè voi state portando al mondo la verità e tale verità la riuscite a esprimere, a tramandare colpendo il bambino di tutti, colpendo in positivo, Qua c'è un'anziana che parla dei ragazzi bambini, siete molto sagge, avete attuato il discernimento, non giudicate più. E allora insegnate una grande verità agli altri, toccando la parte più profonda degli altri. Portate amore e riuscite a esprimerle a parole chiare, semplici. Riuscite a condensare dei concetti complessi in parole semplici. Io sono sconvolta, ragazze mie e ragazzi, complimenti veramente. Voglio vedere cosa dicono gli angeli rispetto a questa stesa magnifica, toccante. Il potere magico
che stai per manifestare. L'unità. Unire ciò che è separato. Il tuo grande potere è quello di unire tutto ciò che risulta separato alla mente razionale e quindi di unire invisibile col visibile. Il tuo grande potere è quello di unire questo e di portare tale insegnamento. Angelo Miael favorisce le relazioni. Ti dico anche un'altra cosa, tu hai imparato molto dalle relazioni che hai avuto di coppia o delle relazioni l'uno con l'altro e qua mi dice che c'è in arrivo per te, se non ce l'hai già, un amore straordinario che stavi aspettando da tempo o stavi aspettando da tempo la manifestazione di una relazione che magari già hai con un rinnovato amore di sé, di te e dell'altro. Vediamo due carte su questo favorisce le relazioni. Sempre i tarocchi della Dea. Rispetto alle relazioni, cosa ci dite con questa meravigliosa stesa? Il potere magico che va a manifestarsi nelle relazioni, in relazioni integre da paganti. Regina di denari, molto paziente, ti vedo proprio. Paggio di spade, 4 di spade, 8 di bastoni. Qua sono in arrivo comunicazioni per te in amore, di una persona che probabilmente ti ha osservato tanto prima di parlare. Io ti vedo molto serena e ti vedrà come una persona con cui costruire, molto saggia, molto paziente, una persona che vuole avere la tua fiducia e recuperare la tua fiducia. Sì. Io ti vedo una donna, un uomo molto paziente. Cosa viene dopo il 4 di spade? Si è girata l'imperatrice. Cosa viene dopo il 4 di spade? L'imperatrice, pieno successo, esito nell'amore alla tua altezza. 8 di bastoni nuovo. Io ti vedo proprio fertile, a livello emozionale, a livello proprio fattivo, e hai incarnato perfettamente il divino femminile. Sono sconvolta da questa stesa. Il tuo potere magico ad ampio raggio, ragazzi miei, c'è proprio una cosa micidiale qua. Ti lancio un'ultima carta di questo sciamano qua. Nello specifico, datemi sul potere magico per i miei ragazzi che hanno scelto l'unicorno. Nello specifico, qual è il potere magico? Il corvo. Il corvo ha a che fare con la verità. Tu porti morte e trasformazione agli altri. Tu porti morte in qualità di trasformazione, fai morire l'ego, perché è morto il tuo ego, cioè è al tuo servizio, e rinascita. Il corvo, numero 13, la morte. Morte e rinascita, morte e rinascita. Un po' un'araba fenice, un'altra su questo corvo. Su che cosa è la base di questa rinascita? L'amato, wow! Guarda, qualsiasi sofferenza e pena di amore che tu abbia avuto era una benedizione, perché qua l'amato mi dice che tu porti amore e compassione agli altri, ma tu ti sta arrivando l'amore della tua vita. Mi battono su questo, ma l'amore della tua vita perché sta arrivando fuori? Perché tu sei il divino femminile e arriva fuori a te il divino maschile. Al di là che tu sia uomo o donna, mi spiego? Qua c'è il tuo divino femminile perfettamente incarnato, grande fede totale soltanto nell'invisibile, laddove si fanno i giochi, e sia a livello relazionale ma anche a livello di progetti lavorativi, uscita la regina di denari. Tu porti a compimento tutto ciò in cui credi, perché è cosa buona e giusta che l'universo ti faccia portare a compimento tutto ciò in cui credi. Io ragazzi concludo qui, è una stesa bellissima, mi sono emozionata, veramente complimenti. Detto questo, vi abbraccio profondamente, vi faccio un grandissimo in bocca al lupo, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Mua.